Cari amici, bentornati per questa War Recap. Non ne facevamo da un po', anche perché in realtà le War, quelle belle, quelle che si decidono all'ultimo attacco fra clan forti, sono abbastanza inusuali. Quest'ultima lo è stato, eravamo contro uno one man clan, ma assolutamente non c'è alcun livore, alcun risentimento verso gli one man clan, ci mancherebbe. Ma c'è un po' di rabbia, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Me l'ha scambiato. Ecco, appunto, non c'è rabbia. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Perché alla fine abbiamo vinto noi, interrompendo per di più una loro, anzi una sua striscia di 15 vittorie. Sono soddisfazioni. Allora, la War era cominciata malissimo con la nostra Tina che ha fallito il suo TH9 e di TH10 che, a parte Oldie che è capo e sa quando, chi e come attaccare, hanno fatto pietà o non hanno attaccato proprio. Loro al contrario, anzi lui è partito subito in quarta attaccando uno dopo l'altro e senza errori i nostri TH10. Vediamo un replay suo. È un attacco con streghe non dissimile da quello che facevamo a TH9. Questa variante con i due gruppi di streghe ai lati e i guaritori su ognuno dei due gruppi. Poi centrali il golem, il re, la regina, la macchina, che in questo caso è una sparatronchi. E Magia usava salti, furie e cure. Questi sono attacchi forti e ben eseguiti, per cui era chiaro fin da subito che sarebbe stata una war impegnativa. Qui mandiamo veloce, comunque l'attacco è fatto molto bene. Ora, cari amici, perché non proviamo simpatia per gli one man clan? Perché sono stra-avvantaggiati dal fatto di non necessitare strategia e coordinazione, che è una metà buona delle difficoltà delle guerre, no? Dover gestire quello che attacca sempre tardi e quando attacca sbaglia, quello che dovrebbe attaccare per primo attacca alla fine, eccetera, eccetera. Quando uno one man clan può effettuare senza problemi la strategia perfetta, ossia l'ultimo attacca per primo gli ultimi due, subito dopo il penultimo attacca sempre dal basso, poi il terzultimo e così via, a salire, diciamo. Quando da noi già i TH11 non sanno dove attaccare fino alla fine, perché non c'è garanzia che quelli sotto di loro, cioè TH10, attacchino, né tantomeno che chiudano i villi. Quindi il nostro avversario invece non aveva di questi problemi, ha cominciato a sparare attacco dietro attacco, sempre in successione, sempre lo stesso attacco, sempre senza spettatori se non noi. Ed in breve ci siamo svegliati il giorno dopo, noi le War le cominciamo in genere di sera. Ci siamo svegliati ed avevamo 43 stelle subite, quando noi ne avevamo fatte tipo 5, lasciando comunque anche 3 buchi. Per cui ecco spiegata questa, diciamo, animosità nei confronti degli one man clan. Semplicemente sono avvantaggiati dal fatto di poter attuare una strategia perfettamente coordinata in automatico. Non hanno proprio necessità, ecco, di coordinarsi. Ma non ci siamo dati per vinti. E quando è risultato ovvio che i TH10 non avrebbero chiuso i loro corrispettivi, né attaccato in qualche caso, siamo scesi con i TH11 su TH10, abbiamo fatto anche benino sui loro TH11, non c'è stato bisogno di scendere. Quando invece loro su Vamps, che a TH11 sono dovuti scendere, anzi lui è dovuto scendere con un TH12. A proposito di TH12, ha vinto lui perché li ha chiusi tutti e due al primo colpo, mentre noi siamo dovuti scendere, però a decidere la war, come di consueto, almeno fra clan seri, sono i primi due. In questo caso noi eravamo Marl e Tighi, e questo attacco che sta andando in sottofondo, questa bellissima Pekka Bobat sul loro 1, ci ha vinto la guerra. Abbiamo visto questo attacco altre volte. Vedete che noi portiamo come macchina da guerra l'Ariete, che è la prima macchina che si sblocca e che però ha questo vantaggio per questa strategia, che è quello di non distruggersi da solo, quindi tendenzialmente può e dovrebbe arrivare, se lo aiutiamo con le nostre magie e soprattutto con l'abilità del sorvegliante, dovrebbe arrivare sul municipio o quasi. In questo caso si ferma al quadrante precedente, però vedete che abbiamo fatto un ottimo lavoro, perché ora manderemo i pipistrelli e le uniche cose che possono preoccupare i pipistrelli, oltre ovviamente al municipio, sono le inferno multiple, che qui non ci sono, e le torri mago. In questo attacco, nel momento in cui mandiamo i pipistrelli, ne era rimasta una sola, quindi il loro 1 è stato chiuso senza grosse difficoltà. Quindi ringraziamo Tighi che ci ha fatto vincere questa, come tante altre war, dobbiamo dire. Plaudiamo a lui e a tutto il clan che ha interrotto la striscia di 15 vittorie consecutive del nostro avversario. Come torno a ripetere, è per noi una grossa soddisfazione, specie
rilevata questa, diciamo, animosità nei confronti degli One Man Clan. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo per i prossimi contenuti. Ciao!